Ok, eccomi di nuovo con voi, carissimi. Siete pronti per un'immersione ancora più profonda nel mare magnum delle relazioni e degli enigmi amorosi? Perfetto, perché oggi non ci limiteremo a sfiorare la superficie del caso di Neslihan e Burak, ma ci immergeremo completamente, analizzando ogni sfumatura, Ogni possibile interpretazione e offrendovi una bussola ancora più precisa per orientarvi nel labirinto dei sentimenti. Come vi dicevo, la storia di Neslihan e Burak è un copione che si ripete, con varianti più o meno drammatiche, nella vita di molti di noi. L'incontro, la magia dei primi momenti, la promessa di un futuro insieme, e poi, il gelo, il silenzio, la sparizione graduale. Un'esperienza che può lasciare ferite profonde e generare una valanga di domande senza risposta. Ma prima di addentrarci ulteriormente nell'analisi, vorrei fare una piccola premessa. Questo video non ha lo scopo di giudicare Burak o Neslihan, né di stabilire chi abbia ragione o torto. L'obiettivo è quello di offrire una prospettiva obiettiva e costruttiva, basata sulla psicologia delle relazioni, per aiutarvi a comprendere meglio le dinamiche in gioco e a prendere decisioni consapevoli. Detto questo, torniamo a Neslihan. Immaginate la sua frustrazione, la sua confusione, la sua sensazione di impotenza. Dopo settimane di messaggi e appuntamenti che sembravano promettere una relazione solida e duratura, si ritrova improvvisamente di fronte a un muro di silenzio. Burak non risponde ai suoi messaggi, evita le sue chiamate, le sue scuse per non vedersi sono sempre più vaghe e insostenibili. Neslihan si sente invisibile, insignificante, come se non avesse più alcun valore ai suoi occhi. E qui scatta il meccanismo infernale dell'autocritica. Cosa ho fatto di male? Si chiede Neslihan. Forse sono troppo insistente? Forse non sono abbastanza attraente? Forse ho detto qualcosa che l'ha offeso? Domande che tormentano la sua mente giorno e notte, alimentando un senso di colpa e di inadeguatezza che la consuma dall'interno. Ma la verità è che, come vi dicevo all'inizio, le ragioni dell'allontanamento di Burak potrebbero essere molteplici e complesse, e non sempre hanno a che fare con Neslihan. Cerchiamo di esplorare alcune delle ipotesi più comuni. Paura dell'impegno Burak potrebbe essere una persona che, per svariati motivi, esperienze passate, insicurezze personali, modelli familiari, ha difficoltà a impegnarsi in una relazione seria. Magari è attratto dall'idea dell'amore, ma allo stesso tempo ne è spaventato, temendo di perdere la propria libertà o di rivivere delusioni passate. In questo caso, l'allontanamento non è una conseguenza diretta del comportamento di Neslihan, ma una manifestazione di un problema più profondo che Burak deve affrontare. Conflitti interiori Burak potrebbe essere alle prese con problemi personali, lavorativi, familiari, economici, che lo assorbono completamente, rendendolo incapace di dedicare tempo ed energie alla relazione. In questi casi, l'allontanamento non è una scelta consapevole, ma una conseguenza della sua difficoltà a gestire lo stress e le proprie emozioni. Potrebbe sentirsi sopraffatto dalle difficoltà e non sapere come chiedere aiuto o condividere i propri problemi con Neslihan. Interessi divergenti Burak potrebbe essersi reso conto che lui e Neslihan non sono così compatibili come pensava inizialmente. Magari hanno valori diversi, obiettivi di vita divergenti o semplicemente non si trovano più così bene insieme. In questo caso, l'allontanamento è un tentativo, forse maldestro, di evitare un confronto diretto e una rottura dolorosa. Presenza di un'altra persona purtroppo, dobbiamo considerare anche questa possibilità. Burak potrebbe essersi interessato a un'altra persona e, di conseguenza, aver perso interesse per Neslihan. In questo caso, l'allontanamento è una conseguenza diretta del suo coinvolgimento emotivo con un'altra persona. Idealizzazione infranta all'inizio di una relazione. È comune idealizzare l'altro, proiettando su di lui le proprie aspettative e i propri desideri. Ma col passare del tempo, l'idealizzazione tende a svanire, lasciando spazio alla realtà. Burak potrebbe essersi reso conto che Neslihan non corrisponde all'immagine ideale che si era fatto di lei e, di conseguenza, aver perso interesse. Qualunque sia la ragione dell'allontanamento di Burak, la cosa più importante per Neslihan è non lasciarsi sopraffare dall'ansia e dall'autocritica. Come vi dicevo all'inizio, il primo passo da fare è fermarsi, respirare e cercare di analizzare la situazione con un po' di distacco.
Provate a rispondere a queste domande. Burak ha sempre avuto un atteggiamento coerente nei vostri confronti, oppure ci sono stati dei cambiamenti nel suo comportamento? Ci sono stati segnali premonitori dell'allontanamento? Burak ha mai espresso dubbi o incertezze sulla relazione? Avete avuto discussioni o litigi recenti? Burak sta affrontando un periodo particolarmente stressante nella sua vita? Avete interessi e obiettivi di vita compatibili? Le risposte a queste domande vi aiuteranno a capire meglio la situazione e a valutare le possibili ragioni dell'allontanamento di Burak. Ma attenzione, non ossessionatevi con la ricerca della verità. A volte, è meglio accettare l'incertezza e concentrarsi su ciò che potete controllare, le vostre emozioni e le vostre azioni. Una volta che avete fatto questa analisi preliminare, il passo successivo è comunicare con Burak. Ma, come vi dicevo, è fondamentale farlo nel modo giusto. Evitate di assillarlo di messaggi e chiamate, di accusarlo o di implorarlo di tornare indietro. Al contrario, cercate di creare uno spazio di dialogo aperto e onesto, in cui entrambi possiate esprimere i vostri sentimenti e le vostre preoccupazioni. Scegliete il momento giusto, magari quando siete entrambi più calmi e rilassati, e affrontate l'argomento in modo diretto ma non aggressivo. Potreste dirgli qualcosa del tipo: Burak, ho notato che ultimamente sei un po' distante e mi dispiace molto. Mi sento confusa e vorrei capire cosa sta succedendo. C'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Oppure hai bisogno di spazio? La chiave è esprimere i vostri sentimenti senza accusare l'altro, usando frasi con il io invece del tu. Ad esempio, invece di dire tu mi ignori sempre, provate a dire io mi sento ignorata quando non mi rispondi ai messaggi. Questo approccio rende la conversazione meno conflittuale e più costruttiva. Durante la conversazione, ascoltate attentamente quello che Burak ha da dire, senza interromperlo o giudicarlo. Cercate di capire il suo punto di vista, anche se non lo condividete. Mostrate empatia e comprensione, anche se vi sentite ferite e deluse. Ma attenzione, non confondete empatia con accondiscendenza. Ascoltare Burak non significa accettare passivamente qualsiasi cosa dica o faccia. Significa semplicemente cercare di capire le sue ragioni, per poi prendere una decisione consapevole. Preparatevi al fatto che la risposta di Burak potrebbe non essere quella che sperate. Potrebbe dirvi che ha bisogno di tempo per riflettere, potrebbe ammettere di non essere pronto per una relazione seria, potrebbe negare qualsiasi problema o addirittura accusarvi di essere troppo appiccicosa o possessiva. In questi casi, è fondamentale ascoltare il vostro istinto. Se sentite che Burak non è sincero, se percepite che sta cercando di nascondervi qualcosa, non ignorate questi segnali. A volte, è meglio accettare la realtà, anche se fa male, piuttosto che continuare a illudersi di poter cambiare la situazione. E qui arriviamo al punto cruciale, il rispetto di sé. Neslihan, e tutte voi che vi trovate in situazioni simili, dovete ricordare che meritate di stare con qualcuno che vi apprezza, che vi rispetta e che vi fa sentire importanti. Non accontentatevi di briciole d'amore, non elemosinate attenzioni, non cercate di cambiare per piacere a qualcuno. Se Burak non è in grado di darvi quello che vi meritate, allora è meglio lasciarlo andare. So che è doloroso, so che è difficile, ma a lungo andare vi ringrazierete. Ricordatevi che la vostra felicità viene prima di tutto e che non dovete sacrificarla per nessuno. Concentratevi su voi stesse, sui vostri interessi, sui vostri amici e sulla vostra famiglia. Riempite la vostra vita di cose che vi fanno stare bene, che vi fanno sentire realizzate e felici. E vedrete che, prima o poi, arriverà la persona giusta, quella che vi amerà per quello che siete e che vi farà sentire speciali ogni giorno. E se Burak alla fine si renderà conto del suo errore e cercherà di tornare indietro? Beh, la decisione spetterà a voi. Valutate attentamente la situazione, ascoltate il vostro cuore e fate la scelta che vi farà sentire più felici e realizzate. Ma ricordatevi sempre che il rispetto di sé è fondamentale e che non dovete mai accettare meno di quello che vi meritate. Ricordate, la fine di una relazione non è un fallimento, ma un'opportunità per imparare, crescere e diventare persone migliori. Non abbiate paura di affrontare il dolore, di elaborare il lutto e di guardare al futuro con fiducia e speranza. Spero che questa analisi approfondita vi sia stata utile e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Ricordatevi che non siete sole e che ci sono tante persone che hanno affrontato situazioni simili e ne sono uscite più forti e consapevoli. Prima di salutarvi, voglio riassumere brevemente i punti principali che abbiamo trattato.
Asterisco le ragioni dell'allontanamento possono essere molteplici e complesse. Asterisco non incolpatevi e non saltate subito alle conclusioni. Asterisco analizzate la situazione con distacco e obiettività. Asterisco comunicate in modo aperto e onesto. Asterisco ascoltate il vostro istinto. Asterisco rispettate voi stesse e non accontentatevi di meno di quello che vi meritate. Asterisco concentratevi sulla vostra felicità e sul vostro benessere. Grazie Mi. LL per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato di aiuto. Se avete trovato questo video interessante, vi invito a lasciare un commento qui sotto, raccontandomi le vostre esperienze o ponendomi delle domande. Mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e interagire con voi. E ora, la fatidica call to action. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Ricordatevi che il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a creare contenuti sempre più interessanti e utili per voi. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. E ricordate, la vita è troppo breve per sprecarla con chi non vi apprezza. Meritate di essere amati e rispettati, sempre.